Buongiorno a tutti e benvenuti di nuovo sul mio canale. Allora, oggi vi faccio vedere come realizzare questo vestitino all'uncinetto molto semplice. Allora, la misura che realizzerò io è una misura per neonati, quindi regolatevi poi voi per le misure per quanto riguarda il corpino, perché in effetti solo questo dovrà cambiare. Allora, dietro al vestitino io vedete ho messo delle ciappine, perché essendo una neonato ho valutato che è più comodo rispetto ai bottoni, vedete? Quindi uno apre la ciappina in questa maniera qui, ne ho messe 4 in base agli archetti che ho fatto ovviamente, ed ecco qua, vedete? Quindi anche la chiusura è venuta veramente carina. Ok, ho fatto così. Niente, adesso la vado a realizzare con un'altra lana, quindi una lana, perché questa è stata una prova, una lana bianca per la mia nipotina, questo invece è un regalino. E detto questo passiamo al tutorial. Allora, iniziamo il nostro tutorial. Allora, per il nostro tutorial ci occorreranno 4 segnapunti o marcapunti. Io uso questi qua, però insomma voi potete usare quello che avete, insomma, che usate di solito. Allora, iniziamo e io già metterò i marcapunti in modo che voi non vi confondete. Allora, questa misura che vado a realizzare è per neonata, ok? Quindi avrà delle misure più o meno per neonati. È chiaro che il neonato dipende, lo sapete, da come nasce, a volte nascono più piccoli, a volte più grandi, e devo dire che questo vestitino, poi essendo di lana, fatto di lana, ovviamente si riuscirà a metterlo anche un pochino in più, quindi magari anche a 1 o 2 mesi. Allora, detto questo, scusatemi, detto questo, iniziamo. Allora, iniziamo mettendo su, facciamo il nostro nodino. Io uso una lana per uncinetto 3,54, in questo caso sto usando il 3,5, quindi una lana non troppo sottile. Inizio mettendo su 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e nel settimo, vedete dove ho l'uncinetto, metto il mio primo marcapunti. Scusate. Ok, adesso lavoro 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e metto il mio marcapunti. Adesso vado a lavorarmi 14 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, e metto il mio marcapunti. Ok, adesso 9, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e metto il mio ultimo marcapunti. Infine altri 7 punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi non abbiamo fatto altro, vedete, che creare il nostro scollo, ma diciamo così. Quindi questo sarà il nostro collo. Ok, guardate, significa che dove io ho messo i marcapunti andremo a fare i nostri aumenti. Ok, ora iniziamo subito lavorando. Allora, questo è il primo punto che noi dobbiamo lavorare, vedete? Allora, vediamo se metto a fuoco. Io vado a lavorare ovviamente a maglia alta, quindi io devo entrare in questo punto, devo lavorare questo. Quindi cosa faccio? Lavoro 1 e 2, e questa sarà, vedete, la mia maglia, prima maglia alta. Ok? Vediamo se ho fatto bene. Quindi questa sarà la prima, quindi vado a fare un'altra catenella, perché significa che questa sarà la prima,
no scusate, ho detto bene, perdonatemi, filo sull'uncinetto ed entro praticamente in quella dopo, ok? Filo sull'uncinetto ed entro in questa subito dopo. Filo sull'uncinetto ed entro in quest'altra subito dopo. Filo sull'uncinetto ed entro di nuovo in questa subito dopo. Chiaramente fino ad arrivare al nostro punto dove dobbiamo fare gli aumenti. Quindi avremo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Quindi 7 punti sono lavorati. Quindi togliamo la nostra, il nostro segno, filo sull'uncinetto e lavoriamo 1 e 2 maglie alte nello stesso punto, una catenella e sempre nello stesso punto lavoriamo 2 maglie alte. Ora dovete fare attenzione, vedete, siccome andiamo a lavorare circa 5 punti, perché sono 4 maglie alte più una catenella, possiamo praticamente rendere invisibile il punto subito dopo. Quindi voi se pensate che possa capitare, mettetevi il marcapunti che avete tolto. Finiamo, vedete i nostri, quindi 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Come vedete il punto diventa quasi invisibile, quindi io ritolgo il mio segno e lavorerò semplicemente una maglia alta nei prossimi punti che seguono. Vedete, quindi già si è creato l'angolino. Ora proseguo e lavoro le mie maglie alte come si presentano fino al marcapunti, dove realizzerò di nuovo il mio aumento. Qui vedete dove dobbiamo andare a fare l'aumento, quindi avrò, dopo aver realizzato i miei aumenti, avrò 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e nell'aumento nel 9 farò 2 maglie alte, una catenella e altre 2 maglie alte sempre nello stesso punto. Ok, quindi andiamo a lavorare di nuovo 2 maglie alte nello stesso punto, una catenella e di nuovo 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi vedete, praticamente stiamo creando il nostro scollo. Ok, quindi adesso proseguite come vi ho fatto vedere e dove abbiamo messo i marcapunti lavoriamo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte e proseguiamo così fino alla fine. Quindi una volta vedete che abbiamo completato i nostri punti, il risultato sarà questo. Ok, adesso dobbiamo proseguire, quindi noi abbiamo terminato, vedete, le nostre maglie così. Ora 1, 2 e 3, che sarà la nostra prima maglia alta, giriamo il lavoro e in ogni maglia alta sottostante lavoriamo un'altra maglia alta in maniera semplice fino ad arrivare dove chiaramente abbiamo il nostro aumento e in ogni archetto che abbiamo realizzato l'aumento continueremo ad aumentare. Quindi proseguiamo fin dove abbiamo l'angolo con gli aumenti. Vedete, arriviamo dove praticamente lavoriamo
l'ultima maglia alta prima del nostro archetto dove abbiamo fatto la catenella e all'interno lavoriamo 2 maglie alte, quindi 1, 2, una catenella e 2 maglie alte di nuovo. E in ogni maglia alta che segue lavoriamo una maglia alta. Quindi proseguiamo così per tutto il giro, una maglia alta su ogni maglia alta, ok? Dove incontriamo, vedete, il nostro archetto, quindi dove c'è la catenella, questo spazio, lavoriamo 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, di nuovo tutte maglie alte, di nuovo nel nostro aumento qui andiamo a lavorare di nuovo così, di nuovo qua, fino alla fine lavoriamo le maglie alte semplici dove sono le maglie alte e l'aumento dove è l'aumento. Allora, terminato di nuovo il nostro giro, iniziamo il terzo giro, 1, 2 e 3, giro il mio lavoro e da capo farò la stessa lavorazione, ok? Ora io vado a continuare e vi dirò praticamente per quanti giri dovete proseguire, ok? Quindi di nuovo andiamo a lavorare una maglia alta in ogni maglia alta, scusatemi, sottostante, in ogni aumento andiamo a lavorare 2 maglie alte, quindi in ogni catenella, vedete l'archetto e l'angolo, andiamo a lavorare 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte e così via fino alla fine. Allora io proseguo e vi dirò quanti giri ho realizzato con il mio filato e quanti centimetri mi risultano. Allora io ho praticamente realizzato 1, 2 e 3 giri, quindi avrò una larghezza qui di circa 9,5 centimetri. Adesso vedete qui è il dietro, praticamente noi dobbiamo renderci conto che questo sarà lo scollo, vedete? La forma della nostra canotta. Adesso dobbiamo andare a lavorare in questa maniera qui, quindi circolare, quindi significa che io lascerò questo spazio qui per il braccio ovviamente e mi allungherò qui, ok? Quindi come faccio? Allora io, vedete, sono qui con l'uncinetto, voglio farvi rendere conto di come dovete proseguire, quindi io sono così, vedete, quindi lavoro 1, 2 e 3, giro il mio lavoro e vado a realizzare delle maglie alte fino praticamente allo spazio dove in genere io aumento, quindi andate a lavorare delle maglie alte fino a qui. Allora una volta vedete che siamo arrivati dove noi abbiamo il nostro aumento, non facciamo altro che filo sull'uncinetto, realizziamo all'interno una sola maglia alta, quindi in questa maniera qui. Qui abbiamo, vedete, lo spazio e dobbiamo praticamente andare a lavorare in questa maniera qui. In quest'altro aumento filo, quindi vedete abbiamo lavorato così qua, lavorato una maglia alta nel nostro spazio dove abbiamo aumentato. Adesso non aumentiamo, andiamo a piegare così e dove abbiamo l'archetto per l'aumento, filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto e lavoriamo una sola maglia alta in questa maniera qui, vedete? Ora filo sull'uncinetto e una maglia alta in ogni maglia alta che incontriamo e lavoriamo in questa maniera qui fino ad arrivare ovviamente all'altro aumento. Allora siamo arrivati, vedete, di nuovo dove abbiamo l'altro archetto per l'aumento, lavoriamo la nostra ultima maglia alta prima del nostro aumento e di nuovo all'interno filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare la nostra maglia alta, quindi una sola maglia alta. Pieghiamo, vedete, in questa maniera qui ed entriamo lavorando una sola maglia alta nell'altro spazio. Ed ecco qui, quindi come potete vedere abbiamo realizzato lo spazio di un braccio e lo spazio dell'altro braccio. Adesso filo sull'uncinetto e realizziamo le nostre maglie alte fino alla fine del giro. Quindi praticamente vedrete il nostro lavoro risulterà in questa maniera qui. Adesso noi ci troviamo così, lavoriamo 1, 2 e 3
catenelle, giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare una maglia alta in ogni maglia alta sottostante, quindi non faremo più aumenti ma lavoreremo in maniera semplice. Allora, come potete vedere, io ho realizzato il primo giro su ogni maglia alta sottostante, vedete, proprio in maniera semplice, quindi dove avevo la maglia alta sottostante ho realizzato una maglia alta, quindi una maglia alta in ogni maglia alta. Adesso arriviamo alla fine e lavoriamo di nuovo 1, 2 e 3, giriamo il nostro lavoro e dobbiamo proseguire lavorando sempre una maglia alta in ogni maglia alta sottostante. Allora io adesso vado a proseguire per vedere insomma l'altezza, scusatemi ve lo giro, che dovrà raggiungere. Non saranno molti giri perché è una neonata, credo forse probabilmente 3 in tutto, al massimo 4, non lo so. Adesso io vado a proseguire e vi dico dopo questo primo giro quanti giri ho realizzato. Allora, io ho completato i miei giri. Allora, dopo aver realizzato quindi il primo giro, vi faccio vedere, io ho il primo giro in questa maniera qui, vedete, questo è il primo. Ho realizzato praticamente il primo, allora voglio farvi vedere bene perché non vorrei che dopo sbagliate. Allora, questo è il primo giro che noi abbiamo realizzato, vedete? Quindi negli aumenti qui. Poi ho realizzato il secondo, il terzo e il quarto, quindi 4 giri in tutto, prendendo questo tipo di misura, perché praticamente la tabella porta la misura più o meno per neonata. Significa che da qui io devo misurare in questa maniera qui fino a 9 cm e quindi mi sono fermata, ok? Si fa in questa maniera qui la misura, va bene? Adesso noi con l'uncinetto ci troviamo così, eccoci qua, vedete? Cosa facciamo? 1, 2 e 3, giriamo il nostro lavoro, scusate, e ci troviamo in questa maniera qui. Ora filo sull'uncinetto nello stesso punto, vedete, dove abbiamo iniziato, lavoriamo, lavoriamo una catenella, filo sull'uncinetto e un'altra maglia alta, così contiamo 1, 2 e nella terza catenella lavoriamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Ora di nuovo saltiamo 1 e 2 e nel terzo lavoriamo una maglia alta, scusatemi, una catenella e una maglia alta e risulterà questo lavoro. Facciamo questo fino alla fine del giro. Arriviamo, vedete, alla fine del giro, 1, 2, filo sull'uncinetto e nell'ultima delle 3 catenelle lavoriamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Adesso cosa facciamo? Non facciamo altro che congiungere l'altro lato, quindi lavoreremo in tondo. Quindi ci troviamo così sull'ultima catenella, quindi 1, 2, 3, sulla terza catenella non facciamo altro che chiuderci a maglia bassissima in questa maniera qui, vedete? Ora entriamo praticamente, vedete, all'interno dello spazio lavorando un'altra maglia bassissima, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, un'altra maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto, 2 maglie alte all'interno dello spazio. Di nuovo all'interno, vedete? Quindi lo spazio che si è creato, dove abbiamo fatto la catenella tra le 2 maglie alte, filo sull'uncinetto e realizziamo
2 maglie alte, una catenella e altre 2 maglie alte. Ed ecco qui. Quindi realizzeremo all'interno di questo spazio si sono create, vedete, delle V praticamente, quindi all'interno della V andiamo a lavorare 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, e faremo questo per 3 giri. Quindi compreso di questo ci legheremo sempre qui, vedete, quando arriviamo qui in questo spazio qui, magari facciamo questo giro e vi faccio vedere, va meglio così. Quindi proseguite per questo giro lavorando 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, e ci incontriamo qui per unirci. Allora, arrivati, vedete, nell'ultima V, andiamo a realizzare le nostre 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, e dobbiamo unirci praticamente dobbiamo andare a realizzare una maglia bassissima nella terza catenella, quindi 1, 2, 3. Entriamo qui, vedete, lavoriamo la nostra maglia bassa e così abbiamo completato il primo giro. Adesso noi dobbiamo praticamente iniziare dal centro, quindi come facciamo? Allora, entriamo, vedete, nel punto subito dopo e realizziamo una maglia bassissima. Entriamo ancora in quello. Allora, siamo arrivati al centro, vedete? Entriamo al centro così e lavoriamo una maglia bassissima. Ok? Quindi ci troviamo nello spazio nella V, giusto? Sì, vedete? Praticamente le V adesso saranno al centro tra 2 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, che sarà la nostra prima maglia alta, filo sull'uncinetto e lavoriamo 2 maglie alte, una catenella e di nuovo nello stesso spazio 2 maglie alte. Ok, ora dobbiamo entrare in ogni spazio, quindi vedete, questi sono gli spazi, queste V, noi sotto vediamo, vedete le V dove siamo entrati. Adesso dobbiamo entrare in questi spazi lavorando sempre 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella e 2 maglie alte. E proseguiamo praticamente realizzando questo giro più un altro giro. Quindi quando arrivate qua che lavorate l'ultimo aumento, andremo sempre a chiuderci a maglia bassissima e ci porteremo fino al centro entrando a maglia bassa nelle maglie alte che vengono prima di questo spazio. Quindi andate a proseguire per questo giro più un altro e poi inizieremo un altro giro insieme. Allora ragazze, ho messo una base più scura perché mi sono resa conto che non si vedeva bene con una base chiara. Allora, io ho completato, vedete, 1, 2 il terzo giro, lavorando 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte in ogni spazio. Adesso vado, come vi ho fatto vedere, a chiudere il giro, quindi 1, 2, 3 sulla terza catenella. Nel prossimo realizzo una maglia bassissima e dentro al centro lavorando sempre una maglia bassissima e di nuovo 1, 2 e 3, che sarà la mia prima maglia alta, e lavoro altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2, una catenella e di nuovo 1, 2 e 3 maglie alte. Ok, ora proseguiamo praticamente tutto il giro fino ad arrivare qui, lavorando sempre in ogni spazio 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte. Ok, quindi completate l'intero giro fino ad arrivare qui. Allora, arrivati, vedete, alla fine, sulla terza catenella
ci chiudiamo a maglia bassa e dobbiamo arrivare, vedete, al centro. Quindi cosa significa? Significa che io entro nel prossimo e lavoro una maglia bassissima, entro ancora nel prossimo e lavoro una maglia bassissima, entro al centro, vedete dove devo lavorare, lavoro la mia maglia bassissima e 1, 2 e 3 e inizio di nuovo la mia lavorazione. Quindi 1, 2, 3 maglie alte, una catenella e di nuovo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Adesso non dobbiamo fare altro che continuare per altri 3 giri, compreso di questo. Quindi uno già l'abbiamo realizzato, ne realizzeremo altri 3, quindi 4 giri lavorando 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte in ogni spazio. Quindi una volta che abbiamo completato i nostri 4 giri, iniziamo un'altra sequenza e lavoriamo 1, 2, 3, che sarà la nostra prima maglia alta, 2 maglie alte, 3 maglie alte e 4 maglie alte, una catenella e di nuovo 4 maglie alte nello stesso spazio. 1, 2, 3 e 4. Ora nel prossimo invece lavoriamo 3 maglie alte nello spazio, 2, 3, una catenella e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi abbiamo lavorato 4 maglie alte, una catenella, 4 maglie alte, nel prossimo 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, nel prossimo invece lavoreremo 4 maglie alte, una catenella, 4 maglie alte, quindi non faremo altro che alternare degli aumenti diversi. Quindi in un archetto lavoreremo 4 maglie alte, una catenella, 4 maglie alte, nell'altro archetto 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, e così faremo questo per ben 3 giri. Ok, quindi proseguite e lavorate 3 giri sempre in tondo, chiudendo come vi ho fatto vedere. Una volta che abbiamo completato quindi gli altri 3 giri, proseguiremo la lunghezza restante della nostra gonna in questa maniera qui. Quindi abbiamo chiuso sulla terza catenella e ci portiamo al centro, come già vi ho fatto vedere, e lavoreremo in ogni spazio. Quindi vedete, al centro entriamo, chiudiamo con una maglia bassissima, 3 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Adesso non alterneremo più, ma in ogni spazio lavoriamo 4 maglie alte, una catenella e altre 4 maglie alte. Quindi 3 e 4. Di nuovo 4 maglie alte, una catenella, 4 maglie alte, di nuovo 4 maglie alte, una catenella, 4 maglie alte, e faremo questo per 3-4 giri o di più, dipende insomma poi dal filato che avete. Decidete voi se volete un vestitino più lungo o un vestitino al ginocchio o insomma così via. Io vado a lavorare i miei 3 giri e vi dirò più o meno la lunghezza della mia gonna. Allora, io ho proseguito e in totale la mia gonna, vedete, io qua ho passato, vi faccio vedere anche, ho messo un nastrino, vedete proprio dove iniziamo con la prima V, ho messo un nastrino, in questo caso è argento, per richiamare ovviamente il filamento, insomma, glitterato argento. Allora vi faccio vedere che
mia lunghezza è di 20 centimetri circa, 21 insomma, se calcoliamo che ovviamente c'è l'onda più lunga. Allora, una volta che noi abbiamo finito i nostri giri, quindi arrivati ad una gonna di circa 20 centimetri per quanto riguarda una neonata, chiudiamo e andiamo a lavorare, vedete, un punto basso a coste. Cioè a coste significa che invece di prendere entrambe le asoline, ne prendiamo una sola e quindi verrà, vedete, questo effetto. Ok? Adesso vi faccio vedere come andare a realizzare un po' di bordino. Vedete, una cosa molto semplice vado a fare un bordino di rifinitura, sia qui ancora lo devo fare per farlo insieme a voi, quindi nella l'ampiezza del braccio, e ovviamente lo faremo anche al collo e chiaramente anche nel dietro. Quindi andiamo adesso a realizzare questo anche dall'altro lato. Allora, noi ci troviamo in questa maniera qui, vedete, qui ci sono i punti alti, 2 punti alti, qui abbiamo sempre il punto alto, però possiamo agganciarci qui, quindi ci andiamo ad agganciare subito nella parte bassa, vedete, qui in questa maniera qui col nostro uncinetto. Prendiamo il nostro filo che poi man mano andiamo a chiudere quando rimarranno e lavoriamo una maglia bassissima, 1 e 2, quindi abbiamo lavorato 1, 2 e 3. Solo nel primo caso, siccome la prima ci è servita per agganciarci, faremo così, quindi 1, 2, 3, 4 catenelle, saltiamo un punto di base ed entriamo in quello subito dopo e lavoriamo una maglia bassa. Ora 1, 2, 3 catenelle, saltiamo un punto ed entriamo nel prossimo e lavoriamo una maglia bassa. Di nuovo 1, 2 e 3, saltiamo un punto e lavoriamo nel prossimo una maglia bassa. Quindi proseguiamo, vedete, in questa maniera qui per tutto il giro. Adesso chiaramente, vedete, arriviamo dove abbiamo la lunghezza della maglia alta, quindi non abbiamo più i punti iniziali, ma abbiamo, vedete, questa maglia alta così, quindi 1, 2 e 3, entriamo, vedete, all'interno della maglia alta e lavoriamo una maglia bassa. Qui vedete abbiamo il centro, praticamente il laterale, quindi 1, 2 e 3 e andiamo in questo spazietto. Allora io non vado qui perché vedete è molto sottile, ma entro un pochino più al centro così e blocco meglio il filato, altrimenti si slabra. Ok? Ora 1, 2 e 3, qui è dove ho iniziato, vedete, quindi entro all'interno della maglia alta e lavoro una maglia bassa e di nuovo 1, 2 e 3 e mi aggancio, vedete, dove ho praticamente iniziato, entro dentro e lavoro la mia maglia bassissima. Ok? Allora io ho preferito lasciare il bordino così, c'è anche chi sale sopra ogni punto e lavora una maglia bassa, cioè in questa maniera qui, per farvi capire, quindi sale, vedete, su ogni catenella e lavoro una maglia bassa, sale su ogni catenella, vi faccio vedere l'effetto che fa, e lavoro una maglia bassa, sale su ogni catenella e lavoro una maglia bassa, quindi rende questo orlino un po' più marcato. Io sinceramente non lo preferisco, vi dico la verità, però vi ho detto anche un'altra soluzione. Fatto questo, tagliamo il nostro filo e andiamo a nascondere. Adesso invece non facciamo altro che andare a rifinire la parte dietro, vedete, la parte dove praticamente è aperta. Ok? Allora faremo da un lato delle semplicissime maglie basse che ovviamente saliranno anche intorno al collo, da un altro lato invece vado a fare degli archetti per
fare in modo che poi praticamente andrò a mettere delle ciappettine per chiudere o dei bottoncini. Personalmente preferisco, essendo un vestitino per neonate, la cosiddetta ciappetta, diciamo, ok? Quindi iniziamo in questa maniera qui. Noi ci troviamo così, vedete, queste sono le prime maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e 7, ok? Quindi iniziamo in questa maniera qui. Leghiamo il nostro filato all'uncino e iniziamo entrando nella prima in questa maniera qui, ok? Voglio vedere se si vede bene. Allora, fatto questo, iniziamo sempre dove abbiamo fatto la nostra maglia bassa, entriamo all'interno e lavoriamo la nostra prima maglia bassa. Ne andiamo a lavorare 5 in tutto, quindi 2, 3, 4 e 5. Nel prossimo spazio lavoriamo una maglia bassa. Quindi abbiamo realizzato il primo archetto. Ora filo sull'uncinetto, entriamo nel prossimo e lavoriamo la nostra conchiglia. 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Nel prossimo punto lavoriamo una maglia bassa. Quindi facciamo questo per tutto lo spazio, quindi lavoreremo una conchiglia, un punto basso e alla fine vedete, scusatemi, non stavate guardando, quindi abbiamo chiuso maglia bassa, nel prossimo spazio lavoriamo 5 maglie alte, nel prossimo chiudiamo col punto basso e nell'ultimo lavoriamo il nostro punto conchiglia. Una volta completato, vedete, questo sarà l'effetto del dietro. Adesso noi siamo così, vedete che dobbiamo chiudere, entriamo qui e chiudiamo a maglia bassissima, ok? Quindi adesso non facciamo altro che andare dall'altro lato e lavoreremo delle semplici maglie basse. Vedete? Io entro nella maglia alta, cerco di entrare all'interno, però voi potete anche andarci intorno e lavoro in ogni maglia alta più o meno, sono 2 maglie basse, quindi 1 e 2, ok? Quindi qui lavoro un'altra maglia bassa, di nuovo un'altra maglia bassa, fino a ovviamente lavorare tutto il perimetro. Vedete? Anche se si creano un po' di fori è normale, perché le maglie basse fanno purtroppo questo tipo di... Se lavorate molto largo potete anche andare a stringere poi dopo col l'ago. Ecco qua, quindi salgo fin su ed ecco fatto, vedete? Adesso praticamente ci troviamo sul collo e che cosa faccio? Non faccio altro che entrare in ogni punto e lavoro una maglia bassissima, vedete? In questa maniera qui. Vedete? Quindi andiamo a sistemare ovviamente il bordo di sopra, che sono praticamente i punti iniziali che abbiamo iniziato il lavoro. Quindi voi andate a proseguire per tutto il lavoro, quindi significa che io giro tutto intorno al collo. Quando arriverò qua, che ho iniziato la mia conchiglia, non faccio altro che chiudere a maglia bassissima in maniera semplice semplice. Quindi una volta che abbiamo realizzato, vedete, le nostre maglie basse tutto intorno e realizzato le rifiniture vicino alla manica, il risultato sarà questo. Quindi come potete vedere è veramente molto carino. Adesso ve la faccio vedere tutta.
Quindi una volta che abbiamo, vedete, terminato il nostro vestitino, più o meno l'effetto sarà questo. Ovviamente io qui devo andare poi a creare un fiocchetto dopo aver misurato, mi rendo conto, dopo aver misurato quanto filo, quanto nastrino, scusate, devo lasciare, ok? Poi potete ovviamente decorare se vi va con un fiorellino, io lo lascio semplice così perché essendo già, vedete, un filato con i glitter argento, credo che già insomma faccia la sua parte. Andiamo ovviamente, come già vi ho fatto vedere nell'anteprima, a mettere le nostre ciappettine. Io la gonna di questo vestito qua l'ho fatta leggermente più corta rispetto a quella che vi faccio vedere nell'anteprima, scusate, però il lavoro insomma è lo stesso, anche se essendo questa lana leggermente più grossa dà la gonna, vedete, leggermente già più ampia, mentre l'altra era svasata di meno, insomma svasava piano piano. Questa invece dà l'effetto come se fosse più a campana, però diciamo la lavorazione è uguale, quindi io qualsiasi lavoro facciate ovviamente il risultato sarà diverso rispetto alla manualità e al filato. Chiaramente in cotone il risultato non è lo stesso, ve lo dico già perché me lo dovesse chiedere, perché questo va lavorato con 3,5, il cotone in genere non si lavora con il 3,5, a meno che non usiate un cotone doppio, spesso che si lavori col 3,5. Va bene? Detto questo io vi ringrazio e vi saluto al prossimo tutorial.